Un classico inglese per eccellenza con Cristiano Luzzago a bordo della Jaguar XK140 OTS. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo un bellissimo modello Jaguar ed è la XK140. La 140 è l'evoluzione della Jaguar XK120 che fu molto velocemente disegnata da Sir William Lion più per ospitare e presentare il nuovo motore XK che ebbe una grande fortuna fino agli anni 80 che non per creare un vero e proprio nuovo modello, il quale però fu talmente gradito dal pubblico che diventò una vettura di serie, una vettura con una vocazione decisamente sportiva e che nel corso degli anni subì varie modifiche. Con la 140 si volle introdurre nella gamma Jaguar un nuovo modello che avesse le medesime ispirazioni della 120, perché era comunque stata una vettura di grande successo con 7600 esemplari prodotti nella versione Roadster, denominata anche OTS, che stava per Open Two Seater. Però tutte quelle problematiche che si erano riscontrate durante la produzione della 120 furono brillantemente risolte introducendo importanti modifiche sia nella parte della scocca che nella parte meccanica. Premettiamo che, come sappiamo bene, la Jaguar ha sempre avuto un grande interesse per il mercato americano. Infatti, tutti i produttori inglesi erano spesso sostenuti dal governo con dei finanziamenti per facilitare l'esportazione e la distribuzione dei propri prodotti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti però sappiamo che da sempre hanno dettato delle norme che hanno costretto le case automobilistiche ad adattare i propri prodotti a quelle che erano le ultime richieste della Federazione Americana in termini di sicurezza e per cui dovevano in ogni caso adeguarsi. Anche la 120, che era una macchina prettamente sportiva, fu costretta con la 140 ad introdurre delle modifiche sostanziali. Per la sicurezza, infatti, furono modificati i paraurti, mentre nella 120 i paraurti erano dei semplici abbellimenti alla carrozzeria, infatti anteriormente addirittura erano fissati sul parafango e chiaramente in caso di piccolo urto il parafango stesso poteva ammaccarsi. Nella 140 i paraurti sono molto più voluminosi, nonostante questi grandi volumi lo stile sapiente della Jaguar è riuscita a renderli comunque esteticamente piacevoli e ben inseriti in quello che è il corpo vettura e sono ancorati su delle staffe separate dai parafanghi, così appunto in caso di piccolo urto non hanno il problema di ammaccare la carrozzeria. Lo stesso vale per il paraurti anteriore quanto per i paraurti posteriori. Furono introdotte anche altre modifiche, ad esempio quello che si vede chiaramente è la calandra, che invece di essere quella in bacchette di ottone saldate una per una alla cornice è un'unica fusione in zama con un minor numero di bacchette ma meno costosa nella produzione e più robusta. Viene poi collegata al parabrezza da questo bel profilo che continua anche sul retro della vettura. Quello che ai meno esperti appare immediatamente visibile nella differenza fra la 120 e la 140 sono questi particolari, sono anche i fanali che mentre nella 120 erano a tripode, quindi avevano 3 supporti internamente alla parabola e una sfaccettatura sul fondo della parabola stessa, qui vengono introdotti più funzionali e anche più caratteristici e più esclusivi, soprattutto perché erano dedicati solo alla Jaguar, i famosi fanali con la J centrale che evocava l'iniziale del marchio Jaguar. Anche posteriormente
le modifiche sono evidenti sul baule, ma la cosa più importante a livello strutturale della vettura è che mentre la 120 soffriva di spazi molto angusti, quindi un volante molto vicino al torace, dei sedili comunque molto costretti nell'abitacolo che era più piccolo e delle portiere con un minore accesso, in quanto anch'esse erano più piccole, la 140 viene ridistribuita completamente anche come parti meccaniche, quindi il motore viene avanzato di 7,5 cm, l'abitacolo guadagna 7,5 cm, le portiere diventano più lunghe, l'accessibilità migliore, il volante perde quel pomolo centrale che era molto pericoloso perché era fatto proprio a forma a ogiva, che poteva sfondare il torace dovuto anche al fatto della vicinanza proprio del volante al petto in caso di urti, e quindi era una macchina che diventava molto più abitabile anche per piloti o semplici utilizzatori che volevano utilizzare la macchina in modo più confortevole e comunque più adeguato a quelli che erano gli standard di statura della popolazione americana, dato che la maggior parte di queste macchine furono indirizzate proprio al mercato americano. Pensate, per inciso, che su 3.350 Roadster costruite, solo 73 furono per il mercato inglese con la guida a destra. Tutte le altre furono equipaggiate di serie con la guida a sinistra. Con l'avanzamento del motore ci sono altre modifiche meccaniche importanti, ad esempio la scatola guida, che invece di essere la classica a sfere viene trasformata con una cremagliera, quindi molto più precisa, molto più sensibile, con un raggio di sterzata molto più ampio e soprattutto molto più comoda nel fare le manovre anche da fermo in caso di parcheggio. Oltre a quello, anche la colonna dello sterzo, che prima era un unico piantone nel quale veniva infilato tutto l'impianto elettrico che comandava il clacson, viene invece trasformato in un piantone in 2 assi collassabile con una giunzione centrale fatta con dei giunti cardanici o mocinetici. Quindi questo anche per migliorare la sicurezza e l'abitabilità della vettura. Altre modifiche importanti furono poste sulle sospensioni, che dato l'aumento di potenza del motore, che differentemente dalle 120 che partiva dal primo motore base da 160 cavalli, la 140 partiva di serie con i 190 cavalli e poi nel modello cosiddetto SE, cioè Special Equipment, con la testata C-Type ne aveva 210, quindi anche l'aumento di velocità comporta un miglioramento dell'impianto frenante, pur rimanendo sempre a tamburi, e un'installazione di barre di torsione di maggior diametro, quindi più robuste, che consentissero una miglior tenuta di strada, abbinate anche agli ammortizzatori posteriori che furono sostituiti da quelli classici a leva con i telescopici, come poi fu con i modelli successivi. Inoltre anche il raffreddamento fu migliorato, infatti fu installato un radiatore più inclinato e questo fu dovuto al fatto anche dell'avanzamento del motore che costrinse a eliminare il radiatore verticale per metterne uno inclinato, con una capacità di liquido del 20% superiore e con una ventola a 8 pale che consentiva di poter usare la macchina senza il minimo problema di surriscaldamento. Come avevo accennato, anche nel posteriore della vettura furono introdotte delle modifiche. Infatti lo sportello del bagagliaio è più corto rispetto a quello della 120 che arrivava proprio al limite della scocca. Questo perché nella 120 il vano ruota di scorta era sotto al vano portabagagli e oltretutto variava anche nell'altezza a seconda che la vettura fosse equipaggiata con ruote a raggi o con ruote stampate. Infatti era più alto nel modello con la ruota a raggi perché questo consentiva di inserire il cerchione che era più ingombrante, mentre l'altra aveva un vano più piccolo. Infatti
trasformare una 120 da ruote stampate a ruote a raggi diventa difficoltoso proprio perché per poter alloggiare la ruota di scorta è necessario modificare anche tutta la struttura del bagagliaio. Viceversa, nella 140 il vano ruota scorta è alla base del bagagliaio con uno sportello che si apre. Naturalmente questo implica una maggiore scomodità se uno ha bisogno della ruota di scorta, deve togliere tutti i bagagli dal baule, ma questa è una cosa che succede anche con le auto moderne. Però questo consentiva di poter avere indistintamente la ruota a raggio o la ruota stampata senza nessuna difficoltà di alloggiamento della ruota di scorta. In questo modello vediamo la vettura così come era di serie, quindi con le ruote stampate e i famosi spaz aerodinamici posteriori. Naturalmente, se veniva richiesta la vettura con le ruote a raggi, gli spaz non potevano essere installati sulla vettura perché, come per il portabagagli, la ruota a raggi col gallettone centrale occupava uno spazio esterno maggiore e quindi doveva essere eliminata e bisognava rinunciare allo spazio aerodinamico. La 140 è la migliore evoluzione delle Jaguar XK Roadster. È anche il modello del quale ne sono state prodotte una quantità minore se si considera che era l'unica motorizzazione da 3 e 4 a differenza ad esempio dell'XK 150 che ebbe varie motorizzazioni, ed è certamente per i collezionisti una delle macchine più ambite per le sue prestazioni e per non rinunciare allo spirito sportivo al quale Sir William Lyons si era ispirato nel creare la serie XK.